Diciamo che quello che muove la mia ricerca artistica è probabilmente una sorta di domanda, o una serie di domande che sono legate al rapporto che abbiamo con la realtà, alla questione del linguaggio, come utilizziamo le parole, come le scriviamo, e al rapporto in fondo anche con lo spazio. Quindi diciamo che gli elementi che mi interessano di più sono spazio, linguaggio, parola e tutto questo come filtra nelle domande che mi pongo di volta in volta. Il desiderio è quello di rispondere a queste domande, ma in realtà poi mi accorgo che invece di rispondere con delle risposte, rispondo con delle altre domande. E quindi è un continuo lavorio sulla possibilità di rispondere alle domande che ci facciamo. E sono delle domande ulteriori che sono poi le vere risposte. E poi c'è un rapporto con i materiali che mi interessa, materiali però che sono più delle volte leggeri, fragili, carte, matite e poi audio, voci e corpi, perché in realtà i corpi sono anche molto vulnerabili, il corpo è forte ma è anche molto fragile e questo rapporto della resistenza, della forza e della fragilità per me è molto importante e mi dice molte cose. È un ruolo molto importante, è un ruolo che in realtà dovrebbe mettere in moto questa serie di domande di cui vi parlavo già prima. Il ruolo del docente o comunque di uno che in realtà chi è il docente? Il docente è qualcuno che ha un po' più di esperienza. Avendo un po' più di esperienza dei propri dubbi, dei propri problemi, delle proprie soluzioni, cerca di metterle in campo per far sì che anche gli altri incomincino a fare esperienza di questi dubbi, di queste possibili soluzioni. E quindi credo che soprattutto il ruolo di un artista che ha più esperienza e che riesce anche a trovare una dimensione di docente, di relazione, di trasmissione del sapere, sia utile soprattutto per questo, perché è una sorta di maieuta, un po' come se tirasse fuori delle domande inespresse, che però giacciono, sono presenti in un modo inconsapevole. E credo soprattutto il ruolo di far venire a galla in superficie e quindi rendere consapevoli degli interessi, delle dinamiche che sono dormienti un po', no? Nell'allievo, comunque, nell'artista giovane. E questo non impedisce che possa nascere anche un conflitto tra chi tira fuori e chi viene tirato fuori, no? Che in qualche modo non costituisca anche una relazione problematica. Non voglio dire che sia sempre pacifico. Possono nascere poi dei blocchi, possono svilupparsi delle difese, delle resistenze, perché per me il tipo di relazione formativa non è mai solo teorica, ma è poi anche esistenzialmente densa. Mi interessa ragionare e parlare delle emozioni anche. Credo che l'arte abbia questo grande vantaggio, compito di lavorare e di elaborare le emozioni, con le forme, con la costruzione di un linguaggio e poi questo è il lato più bello ma anche più difficile, quello di formalizzare le emozioni senza però irrigidirle. È una bella scommessa perché quando tu lavori in un ambiente che è comunque già strutturato a livello professionale, legato quindi all'arte, alla ricerca dell'arte contemporanea, alla diffusione dell'arte contemporanea, trovi chiaramente, non dico le porte aperte, comunque trovi una situazione in cui non devi inventarti l'approccio. Quando sei in un luogo invece che ha un'altra storia e ha avuto un'altra vocazione, devi in qualche modo trovarti le porte d'accesso e quindi la difficoltà sta nel riuscire a trovare il modo per entrare meglio senza forzare nulla, però anche questo è molto importante secondo me, cioè bisogna sempre comunque trovare un dialogo con i luoghi e quindi anche rispettarne la storia o comunque accettarne la storia, che può essere un bene o un male, perché non sempre la memoria e il contesto storico di un luogo possono sprigionare delle energie positive, solo positive, a volte possono venire fuori anche delle questioni complicate dal punto di vista anche umano o politico e quindi in questo caso l'artista deve essere molto consapevole di dove si viene a trovare, dove va a lavorare o a progettare il suo intervento. Nessuno è innocente, non c'è nessuna dimensione di innocenza o di ingenuità, scusa, forse è meglio usare la parola ingenuità, anche se poi l'ingenuità è un'energia estremamente importante per l'artista, nello stesso tempo però deve essere anche attento a non venirne catturato, ma in qualche modo a gestirla, la sua ingenuità o il suo non sapere. Quindi deve studiare il luogo, non per farne una teoria sopra, ma per possibilmente crearne un dispositivo d'opera, un dispositivo relazionale, un dispositivo installativo.
Sì, è una questione di responsabilità, quindi come dicevo prima in qualche modo devi fare i conti comunque con lo spazio dal punto di vista proprio del sito a livello proprio fisico, però poi devi fare anche i conti con in qualche modo la memoria storica, il contesto culturale. Un luogo, uno spazio non è mai solo fisico-materiale, ma è anche attraversato dalla storia umana, relazionale, che è impalpabile, che non è ovviamente immediatamente percepibile se non attraverso delle ricerche che puoi farci sopra. E quindi la responsabilità dell'artista è quella di non far finta che questo non ci sia, che non ci sia questa complessità. E una riconversione di questi luoghi deve essere attenta alle dinamiche, secondo me alle dinamiche sociali e politiche di quello stesso luogo. Stravolgere il luogo può essere un'opzione, oppure accettarlo e farlo amico, diciamo, può essere un altro modo. In qualche modo c'è sempre da fare i conti con l'ansia da prestazione, che è una manifestazione tipica nell'artista, ma anche in tutte le professioni. Non è soltanto in atto nel progetto artistico l'ansia da prestazione, cioè il fatto sempre di dover aspettare di fare un lavoro il più giusto e il più rispondente possibile. Quello che ho messo in campo anche qui, questo workshop, è proprio questo, fare i conti possibilmente con tutti i blocchi che emergono dall'ansia di prestazione. È possibile realizzare un lavoro che in qualche modo vada a disattivare l'ansia da prestazione? È possibile fare una performance che vada a disattivare questo aspetto? Questa è un po' la domanda legata anche all'armonia che mi sono posto, no? All'armonia che quindi è un'inclusione piuttosto che una divisione degli elementi. L'esperienza è comunque positiva, ovviamente in tutte queste esperienze di ricerca, che può essere breve, forse questo è un po' l'elemento più negativo, nel senso che c'è una brevità, una condensazione. Non so se è negativo, è comunque un dato di fatto che ti porta inevitabilmente a fare i conti con la sensazione di non riuscire a mettere in moto tutto quello che tu vuoi mettere in campo, o comunque che anche poi hai messo in campo, e quindi la risposta dei giovani artisti che lavorano con te in questo momento. Quindi la difficoltà è quella della condensazione del tempo, e poi anche in fondo con la condensazione degli spazi, perché questo è uno spazio enorme, però poi in realtà è anche già molto compartimentato, no? Quindi non è così facile poi attraversarlo. Però anche questo fa parte del gioco, cioè comunque il far rientrare e quindi includere i limiti in un progetto. Questa è una cosa che succede sempre, cioè tu devi fare comunque i conti anche con i limiti, anche con i confini. Se non li includi vai dentro un loop un po', è come se perdessi il senso della realtà. In progetti come questo, ma come in fondo tutti gli altri che hanno a che fare con una progettazione legata ai sogni, all'arte, all'emozione, tu devi fare comunque i conti con i limiti. Se non fai i conti con i limiti e quindi non entri in realtà nella realtà, scusa il gioco di parole, è come se perdessi il contatto con la tua stessa ricerca. Cioè in realtà poi quello che facciamo è fare i conti con la realtà, e questo è bello, anche se può essere frustrante, ma cercare la bellezza anche nella frustrazione, secondo me è uno dei grandi compiti che abbiamo anche la fortuna di portare avanti.